Ok ragazzi, mi sono spostato un po' più di qua perché ho un conto in sospeso con un salto. Questo salto nel gergo si chiama Batman Jump. Questo nome deriva dalla trilogia di Nolan, di Batman ovviamente. Se non l'avete mai vista andatela a vedere. Batman Begins, il Cavaliere Oscuro e il Ritorno. Nell'ultimo film c'è una scena in cui fa un salto del genere e da lì è venuto fuori il nome Batman Jump, e consiste nel saltare coi piedi da qua, in questo caso, e atterrare con le mani sulle sbarre gialle, sul bordo orizzontale delle sbarre gialle. Quindi infilare le mani, prendere l'impatto ed ondolare senza ovviamente cadere di schiena. Sembra un salto molto difficile, in realtà è solo molto molto pauroso perché ti mette nella condizione di stare indietro con il corpo, e io stare indietro con il corpo è una cosa che non mi piace per niente. Quindi carissimi, siccome è un salto che ho in sospeso da un bel po', mi concentro e inizio a provarlo, vedere come gestire, come affrontare questa sfida. Voglio andare a sentire com'è la presa, pensavo di poterlo fare con un salto da qua, ma non mi fido comunque, quindi faccio il giro, arrivo. Ok ragazzi, aspettate che mi metto all'ombra, se no mi acceco. Allora, il salto di per sé non è lungo, ma quando prenderò l'impatto con le mani, di sicuro devo girare la faccia perché sennò sbatto. E in secondo luogo prenderò un impatto sul petto da qualche parte, quindi dovrò ammortizzare tantissimo con le braccia e successivamente con gli addominali e le gambe dovrò evitare di dondolare troppo e evitare quindi di scivolare all'indietro. Due accortezze che però fanno proprio la differenza. Ragazzi, a me queste cose mettono un'ansia. Penso che sia uno dei movimenti che mi spaventa di più. Quindi è una bella sfida per me oggi. Ci metterò un po'. Chi fa parkour lo sa, il momento dopo che affronti qualcosa di difficile, che ti fa paura, la gestisci ovviamente in sicurezza, sai bene quali sono i tuoi limiti, li affronti, li superi, ti migliori, eccetera. Il momento subito dopo, io penso sia il motivo più grande per cui tutti i praticanti di parkour continuano ad avere piacere nel fare questa attività. Stupendo. Adesso lo faccio un po' di volte perché voglio, oltre che consolidarlo, voglio renderlo facile, voglio renderlo non problematico quando mi approccio a farlo. Però è andata veramente bene. Bene, cambiamo un po' angolazione. Vediamo col 360 cosa viene fuori. Il rapporto tra praticante di parkour e paura è molto stretto ed è molto interessante da spiegare, ma lo spiegherò in un altro video dedicato apposta a quello. Comunque sappiate che la relazione tra paura e praticante è una relazione buona e positiva. Vi dico solo questo. Voglio spostarmi in un altro angolo di là, voglio sfruttare l'ultima mezz'oretta. Non mi ricordo esattamente che passaggi, che movimenti ci sono, però ne vale la pena andare a dare un occhio.
È così che i praticanti di parkour si fanno male. Non quando si allenano, ma quando si muovono senza pensare a dove vanno e che cosa fanno. Dunque, sono arrivato. C'è solo una sfida qui che voglio portare a termine che non ho mai fatto ed è vedere se riesco a fare questo run in precision, cioè un salto di precisione in corsa da qui al secondo muretto qui. Quell'altro penso di saperlo già fare, però mi do qualche tentativo. Non sono certo di riuscire a concluderlo, ma mi farà sicuramente bene provare un po' di volte. Quindi comincio. Prima però puliamo. In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovarlo. Molto bene. Direi che potrei iniziare a fare questi qua piccolini un po', vedere come mi sento e poi provare quelli più lunghi. Allora ragazzi, se al secondo tentativo lo tengo, ci sono altre probabilità che riesca a fare l'altro, no? Faccio un altro paio e poi mi sposto, che forse è meglio. Grazie all'aiuto del cellulare sono riuscito a capire qual è l'angolazione migliore, quindi non ci resta che provare, stavo dicendo. L'ho fatto un altro paio di volte per sicurezza. Adesso vado. Basta, facciamolo, basta. Come se non bastasse, adesso c'è della gente che mi sta guardando, mi sta filmando perché sono evidentemente bello da vedere mentre provo con frustrazione un salto che non mi riesce. Non c'è proprio nulla di meglio da fare oggi, vero? Va bene, va bene. Ognuno è il suo, ognuno ha il diritto di fare quello che vuole del proprio tempo. Lo voglio fare perché lo so fare, capite? Non perché lo devo fare, lo so fare e quindi si fa, punto, basta. Adesso utilizzo l'approccio sistematico. Continuerò a saltare fino a che non capisco che devo smetterla. Siamo a tanto così da terra, la lunghezza è tanto così di più, quell'altro lo faccio senza problemi, è un filo più alto, ma capite? Dai, no, non ha senso, non ha senso. Ragazzi, questo salto oggi non capiterà. L'ho capito, finalmente. Sono molto contento di averlo capito prima di finire male. Ci sta, può capitare che ogni tanto ci si intestardisca su qualcosa che si vuole fare per forza, ma in realtà è bene rendersi conto di dove sono i propri limiti. A volte è bene superarli, altre volte è meglio di no. Questo, seppur all'apparenza sembra un salto più facile, di fatto sono sempre meno preciso sullo stacco, il che significa che se metto male la caviglia mi farà molto male, e l'atterraggio è all'altezza giusta per aprirmi lo stinco in caso sbagliassi. È proprio all'altezza giusta. È interessante perché essendo basso la mia testa dice vabbè, allora spingilo un po' di più, ignora qualche dettaglio di sicurezza perché tanto non succede nulla, no? Visto che siamo per terra. E invece no, è proprio qui che bisogna stare attenti. A differenza dell'altro salto, del Batman Jump, questo è dove potenzialmente ci si può fare più male proprio perché si sta meno attenti, perché lo si sottovaluta.
Meno male che me ne sono accorto, ho proprio sentito in volo all'ultimo tentativo che non è il caso di insistere oggi. Non c'è nessuna fretta di farlo oggi, non c'è nessuno che mi corre dietro. Pertanto ragazzi, questo vlog penso che si possa concludere qui oggi con la bella spazzatura che ho tirato su. Quindi se siete arrivati fino a questo punto, come al solito vi ringrazio tantissimo, grazie del vostro tempo. Rinnovo i ringraziamenti anche per tutti i messaggi che mi state mandando, sono molto felice di riceverli, sono felice che spendete il tempo per scrivermeli, quindi molto bello tutto, non me lo aspettavo. Quindi grazie ancora di tutto e ci vediamo al prossimo allenamento. Yo!